Il carnevale è la festa più allegra dell'anno, vero? Trucco, costume, maschere, amici, divertimento, cibo, scherzi, coriandoli, eccetera. Ma qual è la storia del carnevale? Perché si fa e perché le maschere? Sappiamo che le cose più note del carnevale sono i carri di cartapesta, dove sopra ci sono le persone, c'è la musica e i coriandoli fanno dei giri, eccetera. Ma in alcuni posti non è così e lo fanno diversamente. Vediamo. Le origini del carnevale sono varie, ma ne scegliamo una. Durante i Saturnali, una festa romana abbastanza lunga, ognuno cancellava la propria identità. Erano liberi, senza ruoli, così che potessero fare scherzi e divertirsi. Per questo si mascheravano, dato che la maschera nasconde l'identità. In quel periodo erano liberi e dopo si tornava come prima. La parola carnevale deriva dal latino, ma il significato può variare. Ad esempio, carnem levare, cioè eliminare la carne. Infatti indica il banchetto che le persone preparavano prima della Quaresima e si mangiava senza carne. Oppure carrum novalis, collegato a una tradizione dei Romani di preparare un carro a forma di nave per inaugurare le feste. Questo significa che la parola è una, ma può collegarsi a diverse tradizioni che formano il carnevale. A carnevale di solito si usa lanciare i coriandoli. Sono belli, piccoli, colorati e non fanno male perché sono di carta. È divertente quando si infilano dentro i vestiti e danno fastidio, ma è bello. Però una volta non si usavano così. Nel periodo del Rinascimento, intorno al 1450, si usavano i semi di coriandolo ricoperti di zucchero che poi venivano lanciati. Ma costavano, per cui non durarono molto e scomparvero. Poi veniva lanciato il gesso fatto a pezzetti, ma anche questo scomparve. A Milano un uomo, per riciclare la carta, ha provato a ritagliarla in pezzetti. E questo lancio piacque a molte persone, perché al minimo soffio di vento si sollevavano in aria. Da allora si usano i coriandoli. Questi dolci di carnevale sono famosi, si chiamano chiacchiere, anche frappe o bugie. Sono tanti i nomi e variano in base alla regione, anche se i dolci restano gli stessi. Questi dolci derivano dai Romani, proprio da una festa simile al carnevale, ma che aveva il nome di Saturnali. Durante questa festa le donne li preparavano e li friggevano, non nell'olio, ma nel grasso di maiale. Ne preparavano in abbondanza perché dovevano bastare per il periodo di Quaresima. Erano economici e facendo grandi quantità poi li distribuivano alle persone durante la festa. Erano chiamati frictilia, poi con il tempo il nome è cambiato. Anche la ricetta ha subito piccole modifiche, ma hanno sempre continuato la tradizione. A carnevale tanti si vestono da pagliaccio. Il pagliaccio è bello, sorridente, fa scherzi e il mimo. Ma ultimamente sempre più persone ne hanno la fobia, chiamata coulrofobia. Ne sono proprio terrorizzati. Non riescono a guardarli, provano ansia perché è sorridente, ma non si sa se dietro si cela una brava o cattiva persona e non si sa quali sono i suoi pensieri. Non c'è solo la paura del pagliaccio, c'è anche quella delle maschere, perché non si sa chi c'è veramente dietro. Queste fobie sono in aumento. A carnevale ci sono i coriandoli, ma in Grecia, a Galaxidi, non si usano. Che alternativa usano? Lanciano farina, una guerra in cui ci si sporca tutto ed è divertente. Perché lo fanno?
Nel 1800 circa i dominatori turchi proibivano la festa di Carnevale. Così, in alternativa, si usava lanciare la cenere. Questa usanza di cospargersi il capo di cenere era una pulizia, una sorta di pentimento e penitenza. Hanno continuato la tradizione, ora si usa la farina e può essere anche colorata. L'atmosfera è divertente e bellissima. In Francia, vicino al confine italiano, c'è una città di nome Menton. Lì il carnevale è bellissimo perché ci sono sculture e carri, tutti composti da limoni. Questo perché la città produce limoni. Questo carnevale è chiamato Festa del Limone. I carri ne sono ricolmi, anche nelle piazze ci sono sculture di limoni. Dunque viene creato un bellissimo effetto giallo e arancione. A Naxos, in Grecia, c'è un'altra tradizione correlata al carnevale. In realtà è recente, ma è diventata popolare e parte integrante del carnevale. Durante la parata delle torce, lampadiforia, le persone indossano lenzuola bianche. Si tingono il viso di bianco e nero, poi marciano. Nella parata devono avere delle torce di fuoco e tra la folla gridano e fanno rumori. È particolare. Perché si fa? L'idea nasce nel 1994 da un gruppo di giovani amanti del cinema. Questa festa ricorda le cerimonie fatte dagli abitanti dell'antica Naxos. In onore degli dei dell'Olimpo. Interessante. Io sono pronta. Pure in Italia c'è un carnevale particolare, definito il più pazzo del mondo. Dove? In Piemonte, vicino alla provincia di Torino. Il paese si chiama Ivrea. Cosa c'è? C'è la battaglia delle arance. Non mi sto vantando. Shh. Tiravano vere arance. Come funziona? A terra ci sono 9 squadre, mentre i carri possono essere 60-70, dipende. Sopra i carri ci sono persone con protezioni per il corpo. Invece le squadre che stanno sotto non ce l'hanno. Il lancio e la festa durano 3 giorni, domenica, lunedì e martedì. È molto bello. Ci sono feriti per via dei colpi ricevuti, lividi e sangue sono normali. I turisti possono entrare e vedere lo stesso, ma devono avere un berretto rosso. Così non possono essere colpiti, ma se non ce l'hanno, le squadre possono tirare contro di loro. La battaglia delle arance è storica, ha origini nel Medioevo. Cosa successe? In quel periodo c'era un perfido signore tiranno che aveva stabilito 2 leggi. La tassa sulla farina e sul pane era cara e il popolo non poteva permetterselo. In più, chi si doveva sposare, la moglie non doveva trascorrere la prima notte con il marito, ma era obbligata a farlo con il signor tiranno. Queste leggi erano pesanti e facevano innervosire il popolo. Il paese c'era un uomo che lavorava al mulino e sua figlia doveva sposarsi. Dopo essersi sposata, si recò a casa del signore per la notte insieme e prontamente portò con sé un coltello. Una volta entrata lo uccise, ottenendo la gratitudine del popolo che le fece le feste.
Da quel momento cominciarono le rivolte per la tassa cara sul pane. Nelle battaglie i soldati stavano sui carri, mentre il popolo stava a terra. All'epoca non tiravano arance, ma pietre, dando vita a una tradizione che dura ancora adesso con il lancio delle arance.